Ma ciao amici, benvenuti in questo super nuovissimo video! Oggi dopo tanto tempo torneremo a parlare di... Sto cazzo! Dashcam! E lo faremo con il nuovo modello della 70 mai A810S 4K. Come avete intuito è l'evoluzione della 810 che ho recensito tempo fa e qua sopra vi lascio i link per andarvi a vedere il video. Cosa hanno migliorato su questa A810S? Vediamolo subito insieme. Hanno inserito la registrazione in 4K reale con sensori Sony Starvis 2, tecnologie proprietarie 70 mai e riconoscimento targhe ROI. Funzioni più intelligenti, tra cui video di emergenza aggiornato, monitoraggio della tensione della batteria, supercondensatore, controllo vocale e immagine nell'immagine. Ma le novità non terminano qui. E la novità più grande secondo me è quella che hanno aggiornato il cloud. E mi spiego. Ora possiamo scegliere vari piani di abbonamento in base alle proprie esigenze. Il servizio ovviamente è disponibile con il kit 4G UP04 ed include il live streaming dall'app 70 mai, geolocalizzazione dell'auto, monitoraggio della batteria, trova la mia auto, tracciamento GPS in tempo reale, avvisi immediati tramite applicazione. A questo punto vediamo brevemente i piani che sono stati inseriti per quanto riguarda l'archiviazione dei filmati nel cloud denominato ora Cloud Più. E sono: il piano basic è free, quindi per tutti gli utenti, archiviazione video nel cloud illimitata con conservazione dei video di 7 giorni. Questo è il piano basic che abbiamo tutti quando acquistiamo una telecamera della 70 mai con il modulo 4G. Poi vi dirò anche le telecamere compatibili. Ora vediamo il secondo piano, denominato standard, a pagamento tramite abbonamento. Abbiamo il live streaming dell'app 70 mai portato a 60 minuti al giorno e l'archiviazione video illimitata nel cloud con conservazione dei video di 15 giorni. Ed infine abbiamo l'ultimo piano attivabile tramite abbonamento che si chiama Premium. Comprende il live streaming tramite l'applicazione 70 mai illimitato, il tracciamento GPS in tempo reale illimitato e l'archiviazione dei video nel cloud illimitata con conservazione dei video di 30 giorni. Vediamo le telecamere compatibili con il cloud più. La 70 mai 4K T800, 4K Omni, 4K A810S, la 4K A810, la 4K M800, Omni e A510. Nella descrizione del video vi lascio tutte le informazioni che vi ho appena dato.
A questo punto abbiamo installato tutto, però c'è un particolare, non so se avete fatto caso. La luce verde lampeggiante del modulo 4G. In questo caso non è funzionante perché la luce verde deve essere fissa. Quindi da cosa è dovuto questo particolare? È dovuto dal fatto che dobbiamo ora andare ad associare la nuova A810S, in quanto utilizzavo la Omni 4K, e nuovamente associare il modulo 4G. La prima cosa che facciamo è accendere il quadro in modo che si accenda la dashcam. Ok, apriamo l'applicazione 70My. Vedete che ha già rilevato la nuova dashcam. Facciamo aggiungi dispositivo. Si è connessa. Dobbiamo dare l'ok sulla dashcam. Ecco qui, abbiamo confermato ed è stata associata con successo. Andiamo alla connessione hotspot, connetti, vai alla connessione, troviamo la dashcam, eccola qui, 70My A810, mettiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 e facciamo connetti. Connessa, torniamo indietro e adesso vedete che ci mostra praticamente l'anteprima dell'immagine. Questa è la dashcam anteriore, ragazzi. Poi da qui possiamo cambiare e andare sulla dashcam posteriore. A questo punto dobbiamo andare ad impostare il modulo 4G perché ancora emette luce verde lampeggiante. Torniamo indietro, ok, usciamo. Qui ci dice sono stati rilevati nuovi accessi al modulo 4G. Il tuo dispositivo 70My Dashcam 4K 810S è connessa al nuovo modulo 4G. Associarlo ora. Associamo ora. Passo 1. Inserire correttamente la scheda SIM nel modulo e abbiamo già fatto. Passo 2. Collegare il modulo 4G alla telecamera da cruscotto e l'abbiamo già collegata. Passo 3. Avviare l'auto e alimentare normalmente la telecamera da cruscotto e il modulo 4G ed è già attivo. Facciamo inizia. Va a fare una serie di controlli, rilevamento modulo 4G, SIM, quindi funziona tutto alla perfezione. Eccolo qui. Ha rilevato l'APN in modo automatico della mia SIM TIM ed è stato configurato correttamente. Adesso possiamo utilizzare la dashcam da remoto in quanto, vi faccio vedere, luce verde fissa, quindi modulo 4G perfettamente funzionante. Ora quando spegniamo la nostra autovettura, in automatico si predisporrà per il monitoraggio di parcheggio. Accesso alla modalità parcheggio guidato. 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova microfono, registrazione audio e video con la nuova dashcam 70My A810S. Giunti a questo punto andiamo a testare i sensori, sensore di rilevamento di movimento e sensore di collisione. Andiamo a vedere la sensibilità. Eccoci qua. Come al solito ragazzi, le dashcam ha due canali, anteriori e posteriori, lateralmente non vanno a riprendere una beata ceppa, questo ormai è consolidato. Il sensore scatta solo se sostiamo davanti alla telecamera principale, che è quella lì. Ok, quindi vediamo a che altezza parte la registrazione.
avviso arrivato in tempo reale di persone sospette intorno alla nostra autovettura. Proviamo il sensore di rilevamento di collisione. Accesso alla modalità di sorveglianza parcheggio. So sempre io. Ultima prova, registrazione in time lapse. Accesso alla modalità di sorveglianza parcheggio. Come di consueto adesso andiamo ad installare il filtro CPL che mi ha mandato la 70mai, ormai installabile su qualsiasi dashcam, che va a togliere i riflessi del sole stampati sul parabrezza. Partiamo dalle cose positive. Finalmente, e dico finalmente, la 70mai si è decisa di ascoltare noi consumatori, o comunque noi che facciamo le recensioni. La tortura cinese, goccia, goccia, goccia ogni volta, cosa andava a dire? Che non salvavano tutti i video nel cloud per quanto riguarda il monitoraggio di parcheggio. Allora, ascoltate bene quello che vi dico. La dashcam salva nel cloud i filmati per quanto riguarda il monitoraggio di parcheggio, spazio cloud, andiamo a vedere, e qui ci sono i filmati che ha appena registrato. Per quanto riguarda il rilevamento di collisioni, siamo a posto perché registra i 3 video delle 3 telecamere, quindi principale internamente all'abitacolo e posteriore, eccolo qui. Per quanto riguarda invece il rilevamento di persone, salva solo ed esclusivamente il filmato della telecamera principale, e questa cosa mi sembra abbastanza preoccupante. Quindi se tanta mai cerchiamo di risolvere in breve questo tipo di problema presente anche sulla Omni 4K. Ora con il nuovo Cloud Più tutti i video che siano di rilevamento di persone o di rilevamento di collisioni vengono salvati nel cloud. Ce l'abbiamo fatta e devo dire che sono contentissimo. Ora passiamo alle cose che si devono necessariamente sistemare. La prima in assoluto è la registrazione in timelapse. Non mi è piaciuta assolutamente. Ma perché non mi è piaciuta? Non perché non mi è piaciuta nel senso che non registra bene, non registra proprio. Andiamo bene. Allora, attivando questa modalità, a volte la dashcam registra per 4-5 secondi, a volte per 10 secondi, a volte non parte proprio. La seconda cosa da migliorare è il comando vocale, attualmente solo in inglese. Detto questo, vi ricordo che qua sotto nella descrizione del video trovate tutti i link di riferimento di questo nuovo prodotto della 70mai e saprò eventuali codici sconto. Se il video vi è tornato utile, potete supportare il mio lavoro lasciando un bel like, grazie di cuore come sempre. Se vi va, iscrivetevi al canale, ma soprattutto lasciate un commento su cosa ne pensate di questo nuovo Cloud Più. A mio avviso, ragazzi, abbiamo fatto un passo veramente in avanti. Noi ci si vede in una delle prossime recensioni. Un bacione da Francesco, ciao belli, statemi bene.